Ciao e bentornati nel mio canale YouTube e se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale, clicca sulla campanella, lasciami un bel like e un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o che sei passata. Oggi è un video tutorial per super principianti che io avevo dato per scontato in tutti questi anni. Sono tanti anni che faccio video su YouTube, tanti anni che faccio tutorial, ma non avevo mai fatto questo tipo di tutorial. Stiamo parlando dell'imbastitura, perché la davo per scontata. Una di voi, chiedo bene perché non mi ricordo il nome, mi ricordo più che altro chi fosse, perché non me lo sono segnata, sono una persona molto cattiva, mi ha chiesto di parlare dell'imbastitura e oggi te ne parlo e te lo faccio vedere. Ti faccio vedere come si fa e quali tipi di imbastiture ci sono. Prima di tutto, che cos'è l'imbastitura? Sono cuciture temporanee che servono a tenere insieme più parti del tessuto e servono sia nella prova che nella confezione. Ci sono tre tipologie di imbastiture diverse che vedremo in questo video: l'imbastitura regolare, l'imbastitura irregolare e l'imbastitura diagonale. Ti lascio al tutorial, spero che ti sia utile. Lasciami sotto un commentino se vuoi che io tratti degli argomenti che magari io ho dato per scontati come questo, in modo tale che io possa farli. Un bacio e al prossimo video. Ti lascio al tutorial. Ciao! Avremo bisogno di un filo, in questo caso deve essere un filo in contrasto e un ago come questo che è molto lungo, deve rimanere così. Poi delle forbicine belle affilate e poi un ditale per non farci male al dito. Iniziamo con l'imbastitura regolare, che è adatta ai tessuti leggeri, cuciture arrotondate, morbide e montaggio maniche. Sono dei punti provvisori di 6 mm, tutti alla stessa distanza. Si fa da destra verso sinistra, come possiamo vedere nelle immagini, raccogliendo più punti sull'ago prima di estrarlo dal tessuto. Quindi più punti come sto facendo adesso, ma più o meno i punti sono tutti uguali. Quindi sono punti, come dice la stessa parola, regolari. Faccio altri punti per fartelo vedere, giusto per farti vedere in pratica come si fa questo semplicissimo punto, e poi andremo al successivo. L'imbastitura irregolare è utilizzata per il maggior numero di imbastiture e per segnare il tessuto. I punti dovranno essere lunghi e spaziati fra loro. Sono simili a quelli dell'imbastitura regolare, con la differenza che a punti brevi si alternano spazi lunghi di 6 mm, 2,5 cm circa. Quindi uno corto, ecco qua, e uno più distanziato, proprio come vediamo qui, in modo tale che da una parte risultino belli lunghi, in questa parte, più corti dalla parte del sotto, del dietro, come possiamo vedere qui. L'imbastitura diagonale invece è formata da dei punti orizzontali, tutti paralleli l'uno con l'altro, in modo da formare proprio delle diagonali parallele tra loro. Per fare una prova, posizionare la stoffa fissandolo con gli spilli come sto facendo vedere nel video. Dopodiché, con l'ago e il filo, inizio a fare questi punti paralleli l'uno con l'altro. Questa imbastitura serve per formare e tenere sotto controllo più strati di tessuto entro uno spazio più o meno largo, durante le fasi di confezione e stiratura. Per esempio, quando dobbiamo intelare un capo. In questo video ti sto facendo vedere la diagonale corta, che serve appunto per tenere distesi gli strati di tessuto durante un'operazione di cucitura e stiratura, che sono presi molto vicini e garantiscono in questo modo un migliore controllo dei punti lunghi, presi a grande distanza invece fra di loro. Tenendo l'ago orizzontale mi vengono questi punti, che danno molta resistenza al capo. Chiaramente sono punti che non devono essere per forza perfetti, perché sono punti che poi verranno tolti. Quindi anche io in questa prova puoi vedere che non sono
esattamente perfetti e fatti alla perfezione, ma servono semplicemente per temporaneamente tenere più strati di tessuto. E questo più o meno è il risultato che dobbiamo ottenere. Andiamo a vedere un altro tipo di diagonale. In questo caso è una diagonale lunga. Cosa vuol dire? Che le diagonali, come puoi vedere dal video, sono più lunghe tra di loro, sono più lunghe, più distanziate anche. Quindi è utilizzato questi diversi due punti che ti ho fatto vedere a seconda di come serve tenere ferma la stoffa, in questo caso per fissare per esempio la teletta all'indumento durante la confezione. Per ricapitolare, bisogna fare una diagonale corta per un maggior controllo e quindi prendere punti piuttosto piccoli lasciando tra loro spazi piuttosto brevi. Mentre nelle fasi lunghe come queste, minor controllo del tessuto, non abbiamo bisogno di rinforzarlo tanto e quindi i punti possono essere più lunghi con uno spazio maggiore tra di loro. Come possiamo vedere, in questo caso i punti si sono abbastanza distanziati l'uno dall'altro e sono molto lunghi. Ed ecco qui il risultato. L'impastitura a sottopunto. In questo caso è un punto irregolare provvisorio e viene usato per far combaciare prima della cucitura parti di tessuto a quadri, a righe, stampati o con grandi disegni. È pratico per imbastire parti ricurve piuttosto complicate da cucire o di eseguire le modifiche sul dritto durante le prove. Quindi metti il tessuto così in doppio, come ho fatto io, mettiti il ditale e fai questi piccoli punti con il dritto del tessuto rivolto verso di te, appoggialo lungo la linea di cucitura, sulla parte di tessuto dove sarà cucita. In questo caso quindi riusciremo a far combaciare il disegno e a puntarlo nel modo giusto. Quindi si procede come da video, da destra verso sinistra, con punti di circa 6 mm. Fare un punto nel lembo inferiore e un secondo nel lembo superiore. Alternare i punti e togliere poi gli spilli, eventualmente se li abbiamo messi per bloccare i due tessuti. Ricordo che questa è un'imbastitura temporanea, quindi non è importante che siamo così precisi, però come possiamo vedere è ben bloccata la stoffa che forma, quindi come possiamo vedere, delle V rovesciate. Ed ecco qui.